Ciao amiche di Overglow, oggi trucco occhi lampo con le Shadow Stick di L'Oreal. Ve lo avevo promesso, li ho presi la scorsa settimana, li ho testati per qualche giorno e oggi vi racconto tutto in questo video. Mi saranno piaciuti? Le colorazioni che ho scelto per questo test sono due: Magnetic Bronze e Brown Bliss, quindi un marrone bronzato brillante, un vero e proprio bagno di luce, e un marrone più scuro color cioccolato opaco. Vediamoli subito. Basta girare il corpo dello stick. Guardate amiche, spero riusciate a vedere la bellezza in camera di questo bronzato e soprattutto l'intensità del colore. Veramente anche una sola passata e diciamo c'è questo effetto pieno, questo effetto bagnato. Devo dire che mi sembra una consistenza vicina al gel, che sembra quasi umida, quindi è veramente anche molto piacevole. Vi faccio vedere l'altro così capite bene la differenza. Questo è il marrone opaco, che poi opaco si fa per dire, nel senso che è comunque un colore luminoso, però se paragonato diciamo a questo che gli sta accanto si vede subito la differenza. Allora amiche, c'erano tantissime colorazioni, ovviamente ero tentata di prenderne di più, però ho anche altri prodotti a casa che devo provare, devo testare, devo finire e quindi mi sono un po' contenuta. Ma passiamo subito a vederli all'opera e poi vi dirò qualche considerazione finale. Partiamo con il Magnetic Bronze. Allora, basta applicarlo partendo diciamo internamente e sfumando esternamente direttamente sulla palpebra. A proposito, io ho applicato un po' di primer occhi, quello di Wet n Wild, non ce l'ho qua da farvelo vedere, comunque ve lo scrivo sotto in info box per dare un po' di omogeneità alla palpebra. Ecco amiche, allora vi consiglio intanto di fare un occhio alla volta perché si sfuma facilmente ma si setta anche molto velocemente, quindi il mio consiglio è di fare un occhio alla volta. Vedete il bagno di colore, lo portiamo un pochino verso l'alto. Io sto facendo col dito, potete naturalmente sfumarlo anche col pennello, magari vi viene un lavoro più preciso, ma volevo farvi proprio vedere anche semplicemente sfumando con il dito che bell'effetto che fa. E poi lo portiamo un pochino fuori. Ovviamente potete intensificare se volete il bagno di colore. Io personalmente già così lo trovo molto molto intenso. Cosa possiamo fare poi? Possiamo completare con un po' di prodotto anche nella parte inferiore. Vedete che io sto andando direttamente con lo stick, ma poi volendo potete sfumare leggermente anche con un pennellino. E questo è il risultato, una passata di mascara e via. Per quanto mi riguarda il trucco occhi è fatto ed è molto molto bello.
Invece amiche, se vi piace un effetto più definito, volete sottolineare la rima ciliare, possiamo farla ad esempio prendendo l'altra colorazione, il marrone più scuro opaca. In questo caso io mi aiuto con un pennellino a penna, vi faccio vedere, prelevo un pochino di prodotto e poi posso andare ad applicarlo, se ci vedo, vicino alla rima ciliare e qua facendo anche una piccolissima codina molto leggera, che mi dà un poco più di definizione allo sguardo e lo porta un po' di più verso l'alto. Lo stesso posso fare per la rima ciliare inferiore. In questo caso, lo vedete, abbiamo l'occhio un pochino più definito nei contorni e anche un pochino più liftato, portato verso l'alto. Possiamo concludere anche con un punto luce. Allora, vi devo dire che c'era uno stick di L'Oreal che mi sono segnata il nome perché era stupendo, che si chiama Ice Sparkle, una specie di bianco argentato ma bellissimo, con un'intensità di colore. A volte diciamo quelle colorazioni lì così chiare le vedi e non le vedi, quello senza diciamo prendere delle sfumature strane dava proprio un punto luce meraviglioso. Non l'ho preso perché io ho ancora questa matitona qua di illuminante di Kiko, che ha sia un lato diciamo rosato che un lato più tendente al burro, che mi serve proprio, che utilizzo spesso proprio per dare un po' di luminosità alla parte interna dell'occhio, e quindi ho pensato di non prendere quell'ombretto, ma mi sa che ci ripenso, vado e me lo prendo. Comunque l'effetto finale è questo. Io magari, amiche, prima di andare a completare con il mascara, anzi una passatina la mettiamo insieme così vedete il look finito. Se riesco a truccarmi guardando in camera. Dunque ci vado molto leggera perché in questo periodo di pollini soffro un po' di lacrimazione agli occhi, quindi preferisco non caricarli di prodotto. Comunque potete già vedere che anche una passata leggerissima è sufficiente per intensificare il look. Ne do poco nella parte inferiore ed esternamente. Ecco fatto. Allora, prima di salutarvi e completare anche l'altro occhio, voglio darvi le mie considerazioni finali. Allora, trovo che siano degli ombretti stupendi, super pigmentati, con un'ottima durata e che si infilano poco nelle pieghette. Attenzione amiche, non sto dicendo che non si infilano, perché questa tipologia di prodotti, secondo me, almeno per come li ho provati io, soprattutto se li stratifichi un pochino, un minimo nelle pieghette si insinua. Però proprio perché sono super pigmentati se ne può dare davvero poco, cioè io già così l'ho caricato. Per un look ad esempio quotidiano da giorno vorrei una sfumatura ancora più leggera. Utilizzando poco prodotto minimizziamo anche il rischio ovviamente che si infili nelle pieghette.
la durata è ottima, non so dire se sia waterproof perché non l'ho messo alla prova in quel senso, però sicuramente è un ottimo prodotto. Vorrei dire alla nostra iscritta Alessia che mi ha chiesto di fare un paragone con quelli di Wycon. Allora, io li ho utilizzati un po' di tempo fa, ma credo che la formula non sia cambiata. Li trovo degli ottimi stick. L'unica cosa, ciao Edo, l'unica cosa è che nelle colorazioni più chiare trovo che il bagno di colore sia più leggero, cioè ricordo di aver comprato degli stick di Wycon proprio nelle prime colorazioni, quelle chiare chiare, e non erano così pigmentate. Mentre invece devo dire che in questi dell'Oreal anche l'Ice Sparkle, che è diciamo il più chiaro, si vede veramente molto bene. Quindi se utilizzi Alessia le colorazioni quelle più chiare, allora ti consiglio di provare queste dell'Oreal. Ci sono dei colori bellissimi, me ne sono scritti per te, che sono Twinkie Rose e Magnetic Mauve, quindi se utilizzi rosati malva, devo dire che questi sono tra i più belli che ho potuto vedere, perché ripeto, pur essendo colorazioni delicatissime, si vedono, il bagno di pigmento è bellissimo. Mentre invece credo che rispetto a colori come questi un po' più marroni, la differenza con quelli di Wycon non sia, almeno con quelli che avevo provato io, non è così evidente, anche se trovo questo prodotto più confortevole, mi piace proprio la sensazione quando lo indosso. C'è poi un tema di prezzo. Allora, ho controllato recentemente, quelli di Wycon sono intorno ai 9 euro. Questi dell'Oreal c'è una differenza abissale rispetto a dove li comprate, cioè nei negozi fisici io ho girato Tigotà, due piumè, un'acqua e sapone, si aggirano tra i 16 e i 19 euro a stick, quindi la differenza è importante. Ho visto però che su Amazon, e vi metto il link sotto, sono sui 12-13 euro, dipende, ma comunque un prezzo molto più vicino a quello di Wycon. Quindi dipende anche un po' quali sono le tue abitudini di acquisto. Credo che siano entrambi degli ottimi prodotti, devo dire che tra i due preferisco questi. Spero che il video vi sia stato utile e alla prossima, ricordatevi di splendere.